ho fallito 2000 volte nel fare una lampadina. Io ho semplicemente capito 1999 volte come non va fatta una lampadina. Questa fu la risposta di Edison ad una conferenza quando gli venne chiesto come si fosse sentito dentro di sé davanti a tutti quei fallimenti prima di arrivare alla riuscita, prima di arrivare alla lampadina. Si dice che di tutta la popolazione mondiale solo l'1% riesce ad avere successo. La differenza tra chi ce la fa e chi invece non arriva al successo, sapete qual è? È che chi arriva al successo, chi ci riesce, quando fallisce ci riprova e fallisce e ci riprova e rifallisce e ci riprova e rifallisce e ci riprova e rifallisce e ci riprova e sta male e ci fallisce e ci riprova e rifallisce e ci riprova fino a quando non arriva con una mastodontica tenacia al suo obiettivo. Il fatto che l'1% della popolazione abbia successo non vuol dire che tu abbia l'1% delle possibilità di farcela. Dipende tutto dalla devastante voglia, dalla grandissima voglia che hai di riuscirci. Dipende tutto dalla fame che hai, da quanto ci vuoi mettere, da quanto metti tutto te stesso nella riuscita, nel raggiungere il tuo obiettivo. Dipende tutto ed esclusivamente da te. 30 dicembre 1984 nasce un piccolo ragazzo statunitense in Ohio, da una madre single. Questo ragazzo è passato attraverso tantissime e tantissime avversità, tantissimi problemi, tantissime situazioni gravi, tantissime situazioni di degrado. È stato sballottato a destra e a sinistra perché era senza una famiglia, tantissime strade che avrebbe potuto prendere e invece ha preso una strada completamente diversa, ha fatto un percorso completamente diverso da quello che per lui sarebbe stato semplice percorrere. Stiamo parlando del mio uomo, LeBron James. LeBron diventa il miglior finisher della storia del basket, dopo che nel draft del 2003 viene preso da Cleveland come prima scelta. Stagioni 2005-2006, 2006-2007, LeBron vince 50 gare, si qualifica ai playoff, arriva alla finale con una cavalcata epica, veramente straordinaria, e alla fine perde 4-0 contro gli Spurs. Stagione 2007-2008, ancora un'annata devastante per il mio uomo. I Cleveland arrivano ai playoff, ma vengono eliminati dai Boston Celtics. Stagione 2008-2009, iniziano un campionato veramente importante, un campionato che ha fatto veramente la differenza per loro. Ma che cosa succede? Escono ai playoff con gli Orlando Magic, perdendo la serie per 4-2. Nulla sta andando come deve andare. Il mio uomo non molla. Nella stagione 2009-2010 arrivano a raggiungere le semifinali di conference. Che cosa succede? Escono perdendo la serie 4-2 ancora una volta con i Boston Celtics. Il mio uomo fa 7 stagioni con i Cleveland dove non vince assolutamente niente e quindi decide di andare a cercare gloria da un'altra parte. Va a Miami, dove pensava di poter riuscire a raggiungere tutti i suoi obiettivi. Il suo ragionamento era: cavolo, io sto facendo bene perché comunque sto dando tutto me stesso, provo a cercare gloria da un'altra parte, andrò a giocare con dei giocatori del calibro di Wade, di Bosch, stai a vedere che non riesco a vincere qualcosa. Quindi lui ha fatto tutto il suo, si era fatto tutta la sua idea, si era fatto tutto il suo percorso e ha detto: cavolo, voglio cambiare, voglio andare lì, voglio vedere se questo è il momento della mia consacrazione. Anche perché in tante sconfitte comunque lui aveva dimostrato il suo valore. Lui aveva dimostrato di essere un giocatore probabilmente di un'altra categoria, aveva dimostrato di essere probabilmente un predestinato, vincendo tanti ma tanti premi individuali. Però non gli bastava. La sua fame di anello non gli bastava.
Arriva la stagione 2010 e 2011. I Miami Heat arrivano in finale, tutto va come deve andare, gli Heat sono favoriti, LeBron è carico, è concentrato, è pronto, si è preparato una vita per andare a prendersi il suo sogno, quell'anello che tanto ha sognato, che tanto ha voluto e che l'avrebbe messo, una volta vinto, nell'Olimpo del basket, tra i mostri sacri dell'NBA. Quindi era lì, carico, pronto, tutto era perfetto, tutto doveva essere perfetto, era lì, il suo focus era completamente nella vittoria della finale. Succede l'inaspettato. Miami perde la serie per 4-2 con Dallas. Quello è stato veramente un colpo al cuore per l'uomo. È stato un colpo al cuore. Gli è crollato il mondo addosso. LeBron dice che quello è stato il momento più basso della sua vita. In quel momento a LeBron crolla veramente il mondo addosso. Tutti i media gli dicono che lui non è un vero trascinatore, tutta la stampa gli dà contro, articoli di giornali, titoli, tutti contro LeBron James, tutti gli danno addosso, la gente, i tifosi, gli haters che non vedevano l'ora di cavalcare l'onda, non vedevano l'ora di dargli contro, non vedevano l'ora di prendere il nostro eroe e buttarlo dentro un fosso. LeBron allora lì decide di fermarsi un attimo. LeBron pensa, si ferma un attimo, riflette, cerca di fare veramente un'analisi introspettiva al massimo, comincia questo viaggio introspettivo e cerca di analizzare tutto quello che ha sbagliato, tutto quello che non è andato bene, tutto quello che è andato storto, i minimi dettagli. Si ferma, si focalizza su se stesso. Si dice, oh bro, ma che cavolo hai fatto? Hai pensato troppo su qualsiasi cosa, su qualsiasi decisione. Non hai dato il meglio di te. Non hai fatto ciò che ci si aspettava da uno come te. E sai che cosa c'è ora? Sai che ora non riesci neanche a dormire la notte. Perché non hai dato tutto. Perché non hai dato tutto quello che potevi dare? Perché non hai dato il 300%? Perché non hai sudato tutto il tuo sudore e lasciato tutto il tuo sudore sul campo? Potevi fare molto di più, molto di più. Da questo discorso si capisce che LeBron ha odiato maledettamente non la sconfitta, ma il fatto che non aveva dato tutto, il fatto che non aveva lasciato tutto sul campo. Non ha trovato scuse, non ha dato colpa agli altri, non ha dato colpa all'ambiente, non ha dato colpa all'arbitro, non ha dato colpa ai compagni, non ha dato colpa a nessuno, a niente, a nessuno. Ha analizzato se stesso e soprattutto sai che cosa c'è? Che non si è spaventato davanti al fallimento. Ha capito che quello non era un fallimento, ma era stato il risultato più grande che avesse mai ottenuto. Egli stesso ammette che senza quella sconfitta non sarebbe quello che è oggi. King James non sarebbe quello che è oggi. Non sarebbe il LeBron, non sarebbe la leggenda. Quella sconfitta l'ha costretto a fare qualcosa di diverso, semplicemente perché era ossessionato dal successo, era ossessionato da quell'anello che tanto sognava fin da bambino. E quindi era stato costretto a cambiare qualcosa. Perché se quello che aveva fatto fino a lì non aveva portato al successo, probabilmente stava sbagliando qualcosa. Quindi ha dovuto cambiare qualcosa. In quell'estate LeBron fa un lavoro incredibile, sia a livello mentale che a livello fisico. Fa un lavoro incredibile su se stesso. Cambia abitudini, cambia il suo modo di vivere, decide di cambiare marcia, decide di svoltare, decide di non aver paura di fallire. Decide di non aver paura di fallire. Lui ci voleva riprovare e ci avrebbe riprovato e ancora
E ancora, sai perché? Perché LeBron doveva diventare il più grande. Il suo destino era quello di prendersi il mondo in mano e far sì che il mondo parlasse di lui. Il suo destino era quello di diventare King James. Il suo destino era quello di essere il più forte giocatore della Lega mai esistito. Il suo destino era quello di essere un'icona per i cestisti di tutto il mondo, per gli aspiranti cestisti di tutto il mondo, per gli afroamericani, quindi un'icona sia a livello sportivo che a livello sociale. LeBron non ha mollato niente, si è rimesso in gioco, non ha avuto paura ed è ripartito più forte di prima, più concentrato di prima. La stagione dopo, King James vince il suo primo titolo e tutto il resto è storia. La sapete bene la sua storia, o meglio, è leggenda. Il mio uomo disputa 10 finali NBA, di cui 7 di fila, vincendo 4 titoli NBA con un sacco di premi individuali, record battuti e record stabiliti. LeBron non ha mai avuto paura dei fallimenti. Si è rimesso in gioco sempre, ha continuato, si è rimesso in gioco e addirittura ha fatto un passo che poteva essere veramente pericoloso per la sua carriera. È tornato a Cleveland dopo anni, dopo che avevano bruciato la sua maglia, nel momento in cui aveva deciso di andarsene perché era ritenuto un traditore. Non ebbe paura. Lottò, si mise in gioco, diede tutto se stesso per quella città che tanto gli aveva dato. E sai che cosa succede? LeBron vince il suo titolo e a squarciagola urla a quella città: Cleveland, this is for you! Cleveland, questo è per te! L'ha urlato dal cuore. Il mio uomo aveva osato contro tutto, contro tutti, senza aver paura di fallire. Il mio uomo c'era riuscito. Napoleon Hill dice che ogni insuccesso, ogni avversità, ogni patimento porta con sé il seme di un beneficio equivalente o superiore. L'insuccesso venga, ben venga, le avversità ben vengano, il patimento ben venga, perché è lì che puoi dimostrare di che pasta sei fatto. È lì il momento che devi dimostrare il tuo beast mode. Tira fuori la bestia che è in te, nella sofferenza, non con le parole, non nei momenti belli, gioiosi, nella sofferenza. Tira fuori il vero te, quando tutto non va bene. Fallo, non mollare, tira fuori tutto quello che hai. Sai perché? Perché se tieni duro e superi il momento, avrai degli insegnamenti che ti faranno raggiungere il tuo obiettivo al 100%. Al 100%. E ricordati di una cosa. Ricordati che il tempo va per tutti. Il tempo non aspetta nessuno. Se ti piange addosso, il tempo va. Se lo sfrutti, il tempo va. Se ti siedi, il tempo va. Se dormi, il tempo va. Se fai qualcosa, il tempo va. Se non fai niente, il tempo va. Se fai qualche progetto, il tempo va. E se guardi la televisione, il tempo va. Se stai dietro alle cose serie, il tempo va. Se stai dietro alle cavolate, il tempo va. Sai chi la fa la differenza? Tu, solo ed esclusivamente tu. Usa tutte le tue energie per impattare nella vita delle persone. Usa tutte le tue forze per realizzare i tuoi sogni. Usa tutta la tua volontà per sconfiggere la paura del fallimento. Metti tutto te stesso, tutto te stesso, tutto quello che hai. Lascia tutto sul campo in questo tempo e credici, ti do la mia parola, ci riuscirai. Adesso fai una cosa, alzati, scrollati di dosso tutte le paure che hai. Non pensare alle avversità, agli insuccessi, non pensare agli stop, non pensare ai momenti no, non pensare ai momenti di down. Fregatene. Inizia a vivere la tua vita al 100% piuttosto che viverla al 50% nascosto dietro ai tuoi sogni nel cassetto e ai più grossi rimpianti. Non essere egoista.
Sì, hai capito bene, ti ho detto non essere egoista, sai perché? Perché stai pensando di lasciar perdere tutto, stai pensando di non iniziare proprio. Ma questa tua decisione, tu sai che reazione potrebbe generare nella vita delle altre persone? Sai quante persone potresti privare di una crescita o di un aiuto prendendo quella decisione negativa, la decisione di mollare o di non cominciare proprio? Se Edison avesse mollato, sei sicuro che oggi avremmo un'invenzione che illumina il mondo? Tu ne sei certo? Sei sicuro al 100%? Edison con una lampadina ha impattato sul mondo intero per sempre, semplicemente perché ha insistito, non ha mollato, non si è fermato. E non l'ha fatto per una volta, non l'ha fatto per 2 volte, non l'ha fatto per 100 volte, non l'ha fatto per 1000 volte, l'ha fatto per 2000 volte. 2000 volte. Probabilmente ti sembrerà strano, ma il tuo mollare oggi potrebbe implicare il fallimento di qualcuno domani. Tu non lo sai che cosa potresti fare per qualcuno che hai vicino a te, per i tuoi figli, per i tuoi parenti, per i tuoi amici, per le persone che conoscerai, per persone che non conoscerai nemmeno. Non lo sai. Non sai quale sarà il tuo impatto verso di loro. Quindi, prima di prendere una decisione del genere, prima di dire basta, prima di dire mollo, prima di dire non oso, prima di dire non faccio nulla perché ho paura di fallire, ho paura di non riuscire, ho paura di non farcela, pensaci bene, ma pensaci veramente bene, perché non ne dipende solo della tua vita, ma ne dipende della vita anche degli altri, dipende dalla vita degli altri, non essere egoista. Dio ci ha regalato la vita e noi dobbiamo onorarla, perché è un dono bellissimo, è un dono unico, noi dobbiamo onorarla e il modo migliore per onorarla è viverla, e per viverla dobbiamo osare, dobbiamo fare, dobbiamo sbagliare, dobbiamo fallire, dobbiamo rialzarci, dobbiamo cadere, dobbiamo lottare, perché il fallimento, il dolore e la sconfitta sono temporanei, ma sono temporanei solo se lo vogliamo. Quindi ricordatelo bene, tutte queste cose negative sono temporanei, ma se abbiamo un rimpianto, purtroppo il nostro rimpianto durerà per sempre.